Benvenuti sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi mostro come realizzare queste mini borsette che possono essere anche utili come portamonete. Come potete vedere io ho realizzato un fondo tondo e poi ho realizzato questo punto fantasia e delle righe di maglia bassa. Ho realizzato questi due portamonete con due cordini diversi, il cordino Indalux e il cordino Ares. Come potete vedere c'è una leggera differenza, proprio leggera, nonostante siano stati lavorati alla stessa maniera. I due cordini, che sono della ditta Borgo dei Pazzi Firenze, sono veramente molto comodi da lavorare, specie Ares, che è il cordino che io lavoro con il 3,5 proprio durante il tutorial. È morbido e quindi specie per le principianti che non sono abituate a dei cordini un po' più duri, io lo consiglio. Nel box informazioni trovate anche il codice sconto di 5 euro. Con questo codice voi potete acquistare ogni volta e avere questo sconto qualsiasi materiale utilizzate. Ovviamente questi portamonete si possono realizzare con qualsiasi materiale. Io ho anche inserito, vedete, cerniera e fodera. Qui ho inserito una fodera di stoffa e cucito direttamente la cerniera. Qui invece vi faccio vedere anche durante il tutorial la fodera. Per la fodera ho realizzato un tutorial. Il tutorial ovviamente è stato realizzato per una borsa più grande, ma il sistema è identico e ho cucito la cerniera direttamente alla fodera. L'ho fissata prima con della colla e poi vado a cucire direttamente al bordo del portamonete. Quindi insomma vi faccio vedere un po' tutto quello che c'è da sapere sul da farsi. La misura del portamonete è di circa 9 cm per un'altezza di 9 cm, quindi abbiamo, vedete, un piccolo quadrato. Ora voi potete realizzare questo modello ovviamente anche più grande, quindi come borsa. Seguite le mie indicazioni ed ovviamente andate a fare il fondo più grande e l'altezza della borsa più grande. Per l'altezza della borsa andate più o meno a rendervi conto che tra la base e l'altezza ci può essere una differenza di 5 cm. Per esempio, se mettiamo su un fondo di 25 cm possiamo alzare la nostra borsa 30 cm. Dovete andare a rendervi conto voi poi come la preferite, se più bassa o più alta. Detto questo, io vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete ovviamente seguire tutti gli aggiornamenti dei miei tutorial, ma soprattutto farmi vedere le vostre creazioni. Passiamo adesso al tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con un anello magico. Quindi io, vedete, ho il filo corto da questa parte, il filo del gomitolo da quest'altra, faccio in questa maniera qui e quello del gomitolo faccio passare l'uncinetto e mi aggancio in questa maniera qui e riprendo, vedete, lo stesso filo. Quindi il filo corto, vedete, è quello che cade alla mia sinistra. Adesso all'interno lavoro una catenella per agganciarmi e poi lavoro 6 maglie basse, quindi una, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse e chiudo. Vedete, a questo punto il filo più corto tiro in questa maniera e chiudo, vedete, il mio anello. Vado sulla prima maglia bassa in questa maniera qui e mi aggancio lavorando una maglia bassa. Ho lavorato una maglia bassa, entro di nuovo e ne lavoro un'altra, quindi sono 2 maglie basse nello stesso punto. Entro nel prossimo e lavoro 3 e 4 maglie basse, quindi altre 2 maglie basse nello stesso punto. E lavoriamo 2 maglie basse in ogni punto fino ad arrivare a 12, quindi ho lavorato 4, 5 e un'altra 6, nel prossimo 7 e un'altra 8, nel prossimo 9 e un'altra 10 e nel prossimo infine 11 e un'altra 12.
Quindi ho adesso 12 maglie basse. Adesso metto un marcapunti. Per questa lavorazione noi abbiamo bisogno di un multiplo di 6, quindi ovviamente iniziando con 6 maglie basse nel nostro anello avremo in automatico un multiplo di 6. Adesso dobbiamo lavorare una maglia bassa in un punto e 2 in quello dopo e dobbiamo fare questo per tutta la riga, quindi io lavoro nel primo una sola maglia bassa, entro nel secondo e lavoro 2 maglie basse nello stesso punto. Di nuovo una maglia bassa nel prossimo e 2 in quello dopo e lavoro in questa maniera fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo negli ultimi 2 punti della riga, vedete, e lavoro l'ultima sequenza. Quindi io ho lavorato, vedete, qui i miei aumenti, significa che in quello dopo lavorerò una maglia bassa e un aumento dove ho il mio marcapunti. Quindi 1 e 2. Sulla seconda maglia bassa dell'aumento mettiamo il marcapunti. Adesso invece lavoriamo 2 maglie basse e un aumento, quindi in quella dopo lavoro una maglia bassa, una sola maglia bassa in quello dopo e nel terzo un aumento, 2 maglie basse. E di nuovo una maglia bassa nei prossimi 2, quindi una maglia bassa nel primo, una maglia bassa nel secondo e nel terzo 2 maglie basse, 1 e 2. E lavoriamo così fino ad arrivare al marcapunti. Ho terminato, vedete la riga, terminiamo la riga sempre dove abbiamo il marcapunti con l'aumento, ok? Adesso dobbiamo andare avanti con la sequenza. Se ho lavorato 2 maglie basse e un aumento, adesso lavorerò 3 maglie basse, quindi una maglia bassa nel primo, una maglia bassa nel secondo, una maglia bassa nel terzo e nel quarto 2 maglie basse, cioè un aumento. Quindi una maglia bassa nei prossimi 3, 1, 2 e 3 e nel quarto 2 maglie basse, quindi il nostro aumento. E proseguite così fino al marcapunti. Quindi ho completato quest'altra riga di aumenti. Adesso aumenterò sempre il numero di maglie basse semplici più l'aumento, quindi ho lavorato 3 maglie basse e un aumento nel giro precedente, adesso lavoreremo 4 maglie basse e un aumento. Poi nella riga successiva 5 maglie basse, un aumento, 6 maglie basse, un aumento e così via. Ma se volete realizzare una borsa più grande dovete andare a proseguire finché ovviamente non raggiungete i centimetri che preferite per realizzare una borsa. Quindi adesso io vado a proseguire e nella prossima riga lavorerò 4 maglie basse come si presentano, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie basse e nel prossimo, quindi nel quinto, lavoro 2 maglie basse, 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento fino al marcapunti. Arrivo, vedete, alla fine della riga dove ho lavorato 1, 2, 3 e 4 maglie basse come si presentano e nella quinta lavoro il mio aumento e poi mettiamo sempre il marcapunti sulla seconda maglia bassa. E adesso andiamo a proseguire lavorando 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse e nella sesta 2 maglie basse, il nostro aumento. E da capo 1, 2, 3, 4, 5 e nella sesta 2 maglie basse, 1 e 2 maglie basse. Quindi andate a proseguire lavorando 5 maglie basse, nella sesta 2 maglie basse fino ad arrivare al marcapunti.
Arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, ho lavorato le 5 maglie basse, dove ho il marcapunti lavoro l'ultimo aumento, quindi 1 e 2. A questo punto, vedete, io preferisco andare a chiudere proprio la lavorazione, quindi qui è dove praticamente avevo il marcapunti, ho lavorato, vedete, il mio aumento, quindi taglio il filo, salto un punto e in quello dopo faccio in questa maniera qui, entro al centro del punto e vado a chiudere il punto dietro, quindi andate a nascondere il filo. Quindi a questo punto io ho 1 2 3 4 5 6 e 7 righe e ho una larghezza di 9 centimetri. Quindi se state lavorando con un altro filato, ricordate che dovete fare aumenti fino a 9 centimetri. Io adesso ho intorno un totale di 42 maglie, che sono chiaramente un multiplo di 6. A questo punto io devo iniziare la lavorazione. Inizierò prima con 3 righe di maglie basse, quindi entro con lo stesso filato, quindi stesso colore anche, mi aggancio, entro di nuovo, vedete, in coste prendendo solo la solina esterna e lavoro una maglia bassa. E adesso in ogni punto una sola maglia bassa, una maglia bassa tutta intorno, completiamo l'intera riga fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, dove ho la prima maglia bassa, entro all'interno e lavoro una maglia bassa e qui vado a rimettere il marcapunti. E adesso una maglia bassa prendendo entrambe le asole, vedete? Quindi la classica maglia bassa, una maglia bassa su ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati al marcapunti lo togliamo, rifacciamo la nostra maglia bassa e rimettiamo il nostro marcapunti. E adesso di nuovo una maglia bassa su ogni maglia bassa e arriviamo di nuovo al marcapunti. Quando ho completato, vedete, le mie 3 righe, questo sarà il risultato. Adesso taglio il filo al punto, vedete, precedente al marcapunti. Prendo un ago, ovviamente potete farlo anche con l'uncinetto come già vi ho fatto vedere, tolgo il marcapunti e salto, vedete, il punto dove avevo il marcapunti ed entro in quello dopo e vado a chiudere la lavorazione rifacendo ovviamente questa maglia, vedete, la rifaccio, entro all'interno della lavorazione e ovviamente nascondo anche il filo e lo vado a saldare. Ed ecco qui, vedete. Iniziamo adesso con il colore di contrasto. Ovviamente voi potete andare a realizzare la lavorazione anche in tinta unita. Adesso io con un colore diverso mi aggancio e lavoro una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, un'altra maglia bassa e un'altra ancora, quindi lavoro 3 maglie basse, 1 2 3. Adesso 1 2 e 3 catenelle, salto, io qui vedete ho lavorato l'ultima maglia bassa, quindi 1 2 3 e nella quarta lavoro una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa nel secondo e una maglia bassa nel terzo. Adesso 1 2
e 3 maglie basse e di nuovo 1, 2, 3, salto 3 punti e nel quarto lavoro la prima maglia bassa, lavoro la seconda, lavoro la terza e da capo 1, 2 e 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 maglie basse, da capo 1, 2 e 3 e andiamo a ripetere, vedete, la stessa lavorazione fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, alla fine del lavoro, nell'ultima parte dove ho lavorato le 3 maglie basse, lavoro le 3 catenelle, 1, 2 e 3 e se abbiamo lavorato correttamente 1, 2 e 3 da saltare e ci agganciamo, vedete, sulla prima maglia bassa e io mi aggancio a maglia bassissima, entro in quella centrale e lavoro una maglia bassa in questa maniera. Adesso guardate, dove ho la maglia bassa metto di nuovo il mio marcapunti, filo sull'uncinetto, all'interno di questo spazio lavoro 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse, maglie alte, scusate, quindi 7 maglie alte. Adesso guardate, noi abbiamo 1, 2 e 3 maglie basse, sulla seconda, quella centrale, lavoriamo una maglia bassa e di nuovo filo sull'uncinetto e anche in questo spazio lavoriamo 7 maglie alte. E adesso una maglia bassa sulla seconda maglia bassa e andiamo a proseguire per tutta la riga lavorando 7 maglie alte e sulla seconda maglia bassa una maglia bassa, 7 maglie alte e sulla seconda maglia bassa una maglia bassa fino ad arrivare alla fine della riga. Una volta vedete che noi abbiamo completato l'intera riga, togliamo il nostro marcapunti, quindi ho completato, vedete, le 7 maglie alte nell'archetto e dentro dove ho il marcapunti e realizzo una maglia bassa. A questo punto, vedete, io devo arrivare al centro della lavorazione, quindi devo saltare 2 maglie alte, entro nella prima e lavoro una maglia bassissima, entro nella seconda e lavoro una maglia bassissima. A questo punto lavoro una prima maglia bassa, una seconda ed una terza e sulla seconda maglia bassa vado a mettere un marcapunti. Adesso 1, 2 e 3 catenelle, salto 2 maglie alte, 1 e 2 e sulla terza lavoro una maglia bassa, ne lavoro un'altra sulla seconda e ne lavoro un'altra sulla terza. Quindi dobbiamo lavorare sempre 3 catenelle e 3 maglie basse al centro delle 3 maglie alte. 1, 2 e 3 catenelle, salto la maglia bassa, le 2 maglie alte e sulla terza maglia alta lavoro la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa e la terza e di nuovo lavoro le 3 catenelle e di nuovo 3 maglie basse sulle 3 maglie alte centrali e di nuovo 3 catenelle e così via fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Arrivati, vedete, dove abbiamo il marcapunti, abbiamo lavorato le ultime 3 maglie basse sull'archetto, 1, 2 e 3 catenelle e dove abbiamo il nostro marcapunti lavoriamo la maglia bassa e qui rimettiamo sempre il marcapunti.
Adesso da capo, vedete, filo sull'uncinetto e all'interno dell'archetto lavoriamo 7 maglie alte. Lavorate le 7 maglie alte, di nuovo, guardate, dove abbiamo la seconda maglia bassa, quindi al centro, una maglia bassa. E adesso per tutta la riga lavoreremo 7 maglie alte nell'archetto e una maglia bassa sulla seconda maglia bassa. E facciamo questo per tutta la riga fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati, vedete, alla fine della riga, io praticamente taglio il mio filo, lavoro sulla maglia bassa, una maglia bassissima, vedete, tiro il filo in questa maniera qui e lo vado a nascondere all'interno della lavorazione, perché adesso noi ci agganceremo con il nuovo colore, ok? Quindi adesso sulle maglie saltiamo 2 maglie alte, vedete, su quelle centrali io vado ad iniziare il lavoro ovviamente con il colore di contrasto. Mi aggancio con una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, lavoro un'altra maglia bassa e un'altra ancora, quindi 3 maglie basse, vedete, sulle 3 maglie alte centrali, 3 catenelle, 1 2 e 3, salto le 2 maglie alte principali, quindi 1 e 2, e sulla terza lavoro la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa e la terza maglia bassa e da capo 1 2 e 3 catenelle e di nuovo salto le 2 maglie alte principali e sulla terza lavoro 1 poi 2 e 3 maglie basse, ed ecco qui, e vado a proseguire fino ad arrivare dove ho iniziato. Lavorate le ultime 3 catenelle, vedete, della riga, io entro nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa e su questa maglia bassa metto un marcapunti. Adesso su ogni maglia bassa lavoriamo una maglia bassa. Dove abbiamo le 3 catenelle attraversiamo, vedete, le catenelle e lavoriamo 3 maglie basse attraverso, 2 e 3, e sulle maglie basse una maglia bassa. Di nuovo dove ho la catenella le attraverso, vedete, e lavoro le 3 maglie basse e di nuovo sulla maglia bassa prendo entrambe le asole e lavoro le maglie basse e lavoro così fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, io semplicemente tolgo il mio marcapunti, realizzo una maglia bassa e rimetto il marcapunti, perché qui inizierà sempre la mia riga, la mia nuova riga. A questo punto io vado a realizzare un totale di 3 righe di maglie basse, quindi andate a proseguire realizzando maglie basse. Quando arrivate al marcapunti lo togliete e rimettete il marcapunti. Io realizzo un totale di altre 3 righe di maglie basse oltre la prima. Una volta, vedete, che abbiamo completato le nostre righe, 1 2 3 e 4 righe, io taglio il filo prima, vedete, di arrivo prima del marcapunti, tolgo il mio marcapunti, metto il filo attraverso la cruna dell'arco e adesso guardate, salto un punto, entro in quello dopo e vado a ricreare il punto, entro al centro e anche, vedete, nella solina e poi ovviamente andiamo a nascondere il nostro
attraverso la lavorazione e salviamo con l'accendino. Ed ecco qui che il nostro lavoro è terminato. Adesso vi faccio vedere la fodera. Allora, per la fodera io ho fatto un tutorial per realizzare le fodere, queste qua rigide. Ovviamente è lo stessissimo criterio per quanto riguarda le fodere, vedete, di stoffa. Qui l'ho realizzata di stoffa. Allora, come vi faccio vedere nel tutorial, noi dobbiamo tagliare prima la base della nostra borsa. In questo caso, vedete, è rotonda. Nel tutorial ovviamente io la taglio ovale perché farò la fodera per la borsa ovale. E poi dobbiamo tagliare, vedete, una striscia che equivale alla larghezza ovviamente della base e l'altezza. Come potete vedere io ho realizzato la stessa altezza. Per quanto riguarda la cerniera, io ovviamente vado a posizionarla sulla fodera perché è più comodo e uso questo tipo di cerniere, vi faccio vedere. Io le uso perché sono comode anche da lavorare con l'uncinetto. Ovviamente per questo portamonete l'ho tagliata. Potete recuperare ovviamente la metà della cerniera comprando dei cursori, così non la sprecate. Io ho semplicemente, vedete, appoggiato sulla fodera, ho appoggiato la mia cerniera in questa maniera qui e fisso con della colla a caldo con dei puntini, ovviamente. Perché? Perché adesso io andrò a cucire con del lago e del filo di nylon e quindi non solo vado a cucire alla borsetta, al portamonete, ma vado a fissare anche meglio ovviamente la cerniera. Io una volta che ho deciso, guardate, io decido come devo appiattire, vedete, perché essendoci dei fori io faccio in modo che questa parte, vedete, combaci con le 3 maglie basse e da questa parte ci sono i 2 fori, vedete, quindi faccio in questa maniera e poi vado ad inserire ovviamente la mia fodera. La inserisco così, vedete, precisa. Chiaramente una volta che ho sistemato, vedete, la fodera interna con la cerniera, devo aprire e andare a cucire. Quando andiamo a cucire, i fori della cerniera devono andare all'interno, vedete, non devono essere visibili. E a questo punto, vedete, noi abbiamo fissato sia la cerniera che la fodera alla borsetta. A questo punto il nostro portamonete o mini borsetta è pronto. Potete ovviamente sbizzarrirvi in qualsiasi colore vogliate realizzarlo, potete abbinarlo alla borsa che ho già realizzato. Nel box informazioni trovate sia il link per se vi piacerebbe acquistare le cerniere, quindi per provarle, e vi metto il link sia della fodera che del cordino che uso io. Detto questo, io vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.